Ciao a tutti e oggi continuiamo a parlare di Cyberpunk 2077 che ormai dovrebbe essere in uscita, quindi l'uscita dovrebbe essere stabilita per il 19 novembre, sperando che non ci siano ulteriori rimandi. Vi avevo già annunciato che praticamente la personalizzazione del proprio personaggio sarà molto particolare, infatti potremo scegliere tra vari tipi di capelli, potremo interagire anche sul corpo rendendolo più grasso, più magro e addirittura possiamo scegliere la lunghezza delle nostre unghie, il colore, quindi fare unghie più corte o più lunghe e come avevo già accennato in un video precedente anche c'è una personalizzazione particolare, quindi un intero menu per quanto riguarda i genitali. La novità assoluta e che anche ha fatto un po' parlare questa notizia è che non solo potremo scegliere tra un personaggio femminile o un personaggio maschile, ma potremo anche fare un personaggio transgender, cioè quindi praticamente un misto tra uomo e donna. Il tuo personaggio quindi avrà una storia, quindi bisognerà decidere all'inizio per quale motivo è arrivato in Nice City. Una volta che avremo determinato le caratteristiche principali del nostro personaggio, potremo anche scegliere di andargli a mettere dei tatuaggi, dei piercing e altre caratteristiche. Poi dopo dovremo mettere dei punti in alcune categorie, come per esempio corpo, intelligenza e riflessi. Quindi poi ogni categoria a sua volta avrà ulteriori perks, quindi la crescita del personaggio è molto complessa, adesso ancora non l'ho capita molto bene da potervela spiegare, ma magari più avanti la spiegherò meglio. Il nostro personaggio poi si aggirerà e vivrà in una città bellissima di nome Night City. Negli ultimi giorni questo gioco è stato anche paragonato molto con GTA 5 perché il giocatore, se vorrà, potrà fare qualsiasi cosa, anche scatenarsi senza sentire alcun rimorso e il gioco gli darà esattamente questa possibilità, quindi se vorrà andare in giro a sparare anche a NPC potrà anche farlo. Una piccola chicca che vi voglio dare oggi è anche che sarà possibile incontrare dei gatti e addirittura riuscire ad accarezzarli, forse come avveniva anche su Red Dead Redemption 2. Quindi noi avremo sempre da poter seguire una storia e ogni nostra scelta ci porterà a un evento successivo diverso a seconda delle scelte che andremo a fare. Potremo così avere tantissime e numerosissime, da quello che ho capito e letto, quest e missioni da dover fare e queste missioni le potremo poi addirittura completare in numerosissime maniere diverse. All'interno del cyberspace potremo evocare creature per eliminare i nostri nemici, un po' come accade negli RPG fantasy. Per esempio potremo trovare un oggetto in grado di evocare un lich. All'interno del nostro mondo incontreremo poi migliaia e migliaia di NPC che avranno una routine personalizzata. Un'altra ottima notizia che voglio darvi è che è ufficialmente stata data che sarà interamente doppiato in lingua italiana. Ultimamente ci sono molti video in rete che fanno vedere appunto la City, ma è talmente grande che molti giocatori si sono chiesti se sarà possibile teletrasportarsi da un posto all'altro. E, diciamo che questa funzione c'è e funzionerà abbastanza in modo simile come funzionava su The Witcher 3 Wild Hunt. Visto che poi quindi dovremo vivere in una grande metropoli, si era anche chiesto se si poteva utilizzare la metropolitana, ma ultimamente sono uscite notizie che non sarà possibile acquistare un biglietto per utilizzare la metropolitana.
Dunque, ora parliamo dei dati più tecnici di questo gioco. Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo action adventure, in uscita, si spera, ormai in maniera definitiva per la data del 19 novembre del 2020. Quindi, come vi ho già detto, si tratta di un videogioco di ruolo in stile avventura dinamica, giocabile in prima persona, ambientato nella città californiana di Night City. I personaggi giocabili sono interamente personalizzabili e modificabili dal giocatore nel corso dell'avventura. La classe del personaggio, il suo aspetto e i modi in cui il giocatore deciderà di rapportarsi con l'ambiente esterno determineranno il corso della storia. Il gioco presenta diversi tipi di finali e questi dipendono dalle scelte che andremo a fare durante la nostra storia. Gli sviluppatori di Projekt Red hanno affermato di essere principalmente concentrati sull'aspetto del single player, però non hanno smentito anche la possibilità che ci potrebbe essere una modalità multigiocatore. Come sempre vi chiedo di esprimere la vostra opinione su questo gioco qui sotto nei commenti. Naturalmente mettete un bel mi piace a questo video, fate delle domande se avete altri interessi o conoscete qualche altra notizia su questo gioco, sempre giù nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Cyberpunk 2077. Ciao e alla prossima!